Per la prima volta in vita mia ho provato sulla mia pelle che cosa significa andare forte in moto e vi posso garantire che è la cosa più bella del mondo. Il 2017 è stato uno degli anni più belli della mia vita perché ho provato tantissime moto in pista. L'unico neo è stato che queste moto le ho provate per pochi giri. Quindi non ho mai avuto il tempo necessario per arrivare a spingere. Però quest'anno c'è stata una volta in cui ho potuto davvero spingere ed è stato il video che ho girato con Niccolò Canepa. E se non l'avete ancora visto vi ho messo il link qui sotto in descrizione. Ecco, e le cose che mi hanno permesso di arrivare a spingere sono state due. La prima è che prima di girare il video ho avuto a disposizione la moto per un giorno per provarla in pista. Quindi ci ho preso la mano. E l'altra cosa è che in quel giorno di test in cui ho provato la moto ho avuto due istruttori d'eccellenza a seguirmi, ovvero Edoardo Mazzuoli e Luca Pedersoli. Tutti questi tre fattori mi hanno permesso di girare a 3 secondi e mezzo da Niccolò Canepa. È stato un risultato veramente importante per me ed è una cosa che mi ha reso tanto felice. Quindi per la prima volta posso farvi vedere un giro on board mio decente e non un solito giro dove vado a lumaca, quindi devo tagliare l'inquadratura in modo tale che sembra che vado forte. Quindi vi faccio vedere il video e poi vi spiegherò cosa ho provato e come ho fatto a fare uno step in avanti così importante. Vai col video! Che però vi ho detto una bugia, perché non ho girato in 1.17.7. La verità è che il giro che avete visto è un ideal lap, perché all'ultima curva di quel giro è successo questo. Ho buttato via mezzo secondo in una curva. Al giro dopo quindi ci ho riprovato, però purtroppo ho fatto un piccolo lungo perché ero stanco, perché ero a fine giornata, quindi a fine giornata il mio best è stato di 1.18.2. Però per lo scopo di questo video consideriamo che ho fatto uno step in avanti al punto tale da poter girare in 1.17, ovvero a 3 secondi e mezzo da Niccolò Canepa. A questo punto ci si chiede, ma se prima giravo in 1.21,5 e adesso in 1.17,5, come ho fatto a tirar giù 4 secondi? Per prima cosa ho applicato le cose che mi ha insegnato Niccolò Canepa nel video. Frenata, piega, accelerazione e cambio di direzione. Quindi se non l'avete viste andate a vedervi il video così capirete di cosa si tratta.
La seconda cosa è che ho dato gas. Mazzuoli, Pedersoli e anche Canepa mi hanno fatto una testa così, perché mi hanno detto: fai delle belle linee, sei messo bene in moto, hai una bella guida, un bello stile, ma non acceleri mai. Cioè, in uscita di curva noi ti diamo 50 metri. Nasca, sei su una Yamaha R1 del 2017 che ha l'elettronica, che ha un caccia da guerra armato con... La moto ti aiuta, ti agevola, sei in pista, c'è grip, hai delle gomme in mescola. Quindi, quando esci dalle curve, raddrizza la moto e apri tutto. Tutto. Cioè, ma devo aprire proprio tutto? Tutto! E così ho fatto. E davvero ho scoperto che la Yamaha R1, che nel video era stradare al 100%, grazie a elettronica, anti-wheeling e tutte le tecnologie che ha sopra, ti permette di raddrizzare la moto. Ovviamente non fatelo moto piegata, se no finite in tribuna. Comunque, cioè, di raddrizzare la moto e aprire tutto. Uno spettacolo, davvero uno spettacolo, quanto una moto del genere ti aiuti. Chiaramente con una moto magari un po' più vecchia senza elettronica devi starci un po' più attento, ma il concetto è comunque quello: una volta che raddrizzi daglielo tutto il gas. Io non glielo davo tutto. Un'altra cosa fondamentale è che ho eliminato i momenti morti. Tra una curva e l'altra praticamente tendevo a fare questo lavoro. Esco di curva ed entro in curva. Cioè, il concetto è che uscendo dalle curve acceleravo un po', parzializzavo, poi mollavo il gas, non frenavo neanche ed entravo in curva. Questo chiaramente non lo facevo nei rettilinei lunghi, ma lo facevo nei brevissimi rettilinei, quindi tra la 1 e la 2, tra la 2 e la 3, tra la 4 e la 5, tra la 9 e la 10, tra la 10 e la 11, cioè praticamente in metapista facevo così. Guidare così significa andare piano. Quello che bisogna fare in pista invece, e che ho scoperto grazie a loro, è che devi accelerare al 100% e poi staccare forte. Accelerare al 100% e poi staccare forte. E facendolo ho scoperto quanto si scende coi tempi sul giro. L'ultima cosa, che è la più importante di tutte e che mi sono lasciato insegnare. Ci tengo quindi a dirvi la cosa seguente: fate quanti più corsi di guida possibili. Potete essere forti quanto volete, ma ci sarà sempre da imparare. Cioè, pensate alla cosa seguente: Valentino Rossi ha un coach. Si chiama Luca Cadalora e lo segue in tutte le gare, lo guarda da fuori e lo aiuta a migliorare. Cercate di capire l'importanza della cosa. Se un 9 volte campione del mondo a 38 anni ha bisogno di qualcuno che vada a vederlo da fuori e gli dica: guarda, lì sei bravo, lì fai cagare, lì sei un chiodo, lì devi dare gas, questo dimostra che non si smette mai di imparare, nemmeno quando si vincono 9 mondiali. Questo dunque è ciò che mi ha permesso di migliorare così tanto. La moto, continuerò sempre a dirlo, è fantastica perché è semplice ed è intuitiva. E davvero, tra tutte quello che ho provato, la Yamaha R1 è quella che mi ha sempre dato il miglior feeling. La pista di Franciacorta inoltre è il luogo migliore dove poter imparare, perché è facile, è semplice, è intuitiva, ha tutti i tipi di curve. Inoltre ha delle vie di fuga molto ampie, il che ti permette in caso di errore di salvarti la pelle e il portafogli. Quindi davvero, a chi mi chiede dove posso andare a girare la prima volta in pista, come si fa, andate sul sito autodromifranciacorta.it e guardate le date di prove libere, che naturalmente ricominceranno in primavera. Franciacorta è perfetta. Inoltre, se volete fare un corso, consiglio la Riding School di Pedersoli, che offre davvero corsi per qualunque livello. Infine, ciò che ho provato è stata una goduria immensa. Quando inizi a dare gas davvero e senti la moto che si muove dietro e che pompa e che spinge, è la cosa più bella del mondo. Entri davvero in uno step di adrenalina, emozione e godimento che non avevo mai provato prima. Perché non si tratta più del semplice girare in pista da amatore, ovvero in cui ti fai le tue pieghe, le tue accelerate, le tue staccate, che comunque è uno spettacolo perché godi come un riccio e ti diverti. Ma si tratta di entrare in uno stato in cui ti sembra di volare, in cui tu e la moto diventate un tutt'uno, e in cui al godimento di guidare la moto si aggiunge un pizzico di strizza. Perché sì, siete un tutt'uno, ma sei in quello stato vicino al limite in cui non sai mai se sei tu a portare la moto o se sia la moto a portare te. Io non so di preciso che cosa si scateni nell'essere umano quando vai forte in moto. Io so solo che tutto ciò mi fa sentire immensamente vivo.